Beh, insomma, un po' di suoni, un po' di, un po' di così, di gioco, diciamo. E qui il discorso, insomma, è semplice. Video sul Moog ne ho già fatti, anche con il Model D originale, andando proprio ad esplorare anche quella che è l'architettura dello strumento dal punto di vista proprio del sintetizzatore puro. Questa è una versione, diciamo, aggiornata del Mini Moog, nel senso che qui abbiamo a disposizione un approccio più moderno, abbiamo la possibilità di salvarci dei preset, di utilizzare quello che è il suono, la pasta, la crema e la voce di questo strumento, chiaramente in un contesto più attuale, diciamo, mettiamola così. Allora, qui si entra in quella che è poi una diatriba che riguarda tutti i modelli che Moog fa uscire e anche tutti così i rumori, chiamiamoli così, che ci sono dietro queste cose, quindi quelli che dicono no, il Voyager era l'unico vero Moog moderno, Mini Moog moderno, le altre cose che fa Moog non hanno quella profondità, oppure non suonano come dovrebbero. Insomma, ci sono tante di queste diatribe. Io sinceramente, non essendo, devo essere sincero, un purista e nemmeno un tecnico di quella che è la sintesi, io utilizzo gli strumenti per fare musica, quindi non so, quando una cosa mi piace la metto in un pezzo, la metto in una canzone. Poi mi rendo conto quando uno strumento ha il potere di creare qualcosa di spesso e di profondo. Questo sì. Con l'esperienza ho imparato negli anni che ci sono degli strumenti che hanno molta più profondità e molta più spessore rispetto agli altri. Però in realtà poi quando si entra in questo tipo di macchine, in questo tipo di sintetizzatori, la differenza comincia a diventare, almeno nel mio caso, veramente così, di rapporto emotivo con lo strumento. Se una cosa mi piace, la utilizzo. Io di quelli nuovi ho provato il Grandmother, ho provato il Sub 37, insomma ho provato un po' il Fatty, Lidl Fatty, o Fatti, o non so come si dice. Comunque, ho provato quelli che ho potuto provare, ho provato anche il Moog One, non ho fatto il video. Però, insomma, a me sembra che Moog proponga sempre un sound molto bello, insomma, un suono che è riconoscibile, che è molto,
che è legato proprio al marchio. Poi non lo so quando si esprime al massimo e quando no. Io avendo provato i vecchi Moog, sì, mi sono reso conto di quella ciccia, come si suol dire, no? Che c'è, che mi sembra di riconoscere anche qui. E se correggetemi se sbaglio, se qualcuno la pensa diversamente, io qui sento sia la prepotenza che anche la morbidezza e l'organicità di suono, no? Questo dettaglio. Poi adesso magari proviamo a capire, vorrei provare così a smontare un po' un suono per vedere poi che effetto, per vedere poi che effetto ci fa. Questo è il primo oscillatore. Chiaramente ci sono le memorie, quindi quando tocchiamo non è come nel vecchio Moog dove siamo in quella condizione. Dobbiamo ritrovare quella condizione, insomma, dei vari controlli. Abbiamo la forma d'onda, chiaramente c'è questo morphing fra le forme d'onda. Adesso accendo il secondo oscillatore. Li posso sincare oppure lasciarli sfasati. E già così comincia ad essere veramente grasso il tutto. Resonance e cutoff. Il filtro chiaramente è bellissimo. Poi anche il terzo oscillatore. Non sono entrato nei dettagli e nel particolare perché come vi dicevo adesso metto magari anche la scheda. Io ho già affrontato il Moog dal punto di vista dell'architettura generale in altri video, più di uno, ma io qui volevo farvi sentire più che altro come suona e magari scorrere un po' di preset per capire anche che questo è uno strumento dove voi potete cercare un suono in un altro modo che non è quello tradizionale dove ci si mette a manipolare tutto, ma vi trovate anche con un sound design già pronto sul quale poi chiaramente mettere le mani e suoni attraverso i quali farsi ispirare magari e poi cominciare a lavorare. A me sembrano tutti molto belli, devo dire. C'è una sorta di sassofono. Anche qui poi chiaramente nei commenti se volete dirmi la vostra, anche perché io sinceramente, ripeto, come ho detto prima, non sono davvero molto preparato per quello che riguarda l'aspetto più tecnico della componentistica e io cerco di farvelo sentire e magari può essere un modo per farvi venire voglia o meno di acquistarlo.
come vedete, quando muovo i potenziometri raggiungono il livello che mi interessa raggiungere solamente nel momento in cui ritrovano il punto dove erano settati all'interno del salvataggio, diciamo, no? Poi c'è questo con cui si può interagire, questo pannello che è molto interessante perché ci si può giocare. Chiaramente le fonti sonore sono quella esterna che può essere collegata per far, diciamo, per ricevere suono, i 3 oscillatori e il noise. Quindi insomma abbiamo a disposizione una bella carica di suono in generale e poi con il morphing tra le onde sonore il filtro, la resonance e tutto il resto. È davvero grasso, è davvero profondo. Come dicevamo, partendo da un preset si può arrivare lontanissimo, ce ne sono tanti. Ce ne sono tantissimi, tutti belli. Sentite la grana com'è intensa, proprio nel senso. Cioè, il discorso è sempre lo stesso. Questi strumenti qui hanno un potere che è quello di far venire delle idee. Cioè, sono strumenti musicali in quel senso lì, no? Hanno la capacità di ispirare e far venire voglia di fare un certo tipo di cosa. È chiaro che poi con uno strumento così il rischio è quello di cadere un po' nel già sentito, perché c'è tutto uno storico gigantesco di dischi, di discografia fatti con questo sound. Però bisogna anche considerare che in realtà questi strumenti, se usati con un po' di creatività, possono fare di tutto. E poi questa potenza micidiale che ha è pazzesco. I suoni sono pazzeschi. Non credo ci sia molto da aggiungere dal punto di vista sonoro. Tutte invece le questioni tecniche, ci sono 1000 video dove trovate
tutti i dettagli, diciamo, tecnici dello strumento. E poi vabbè, c'è la novità di questa specie di mega ribbon che si può usare per dare colore, agire sui parametri, si può settare, è moderna come macchina, cioè è uno strumento moderno, ecco, questo assolutamente. Chiaramente ha tutti gli ingressi CV-Gate e tutto il resto, è un bellissimo strumento con un sound pazzesco, i preset li state sentendo, si va dai classici fino a qualcosa di non sentito, un po' più moderno, che rivela le intenzioni di quando è stato fatto questo Voyager, che era quella di tornare sul mercato con uno strumento che fosse così, che richiamasse anche da vedere il vecchio Minimoog e che avesse una nuova potenza, una nuova identità più attuale. È uno dei Moog più belli che ci sono, insomma, no? E così anche sentendo colleghi più ferrati nell'argomento, conoscitori profondi, diciamo, della sintesi, parlano sempre bene di questo strumento. Poi, insomma, ditemi anche voi come la vedete. Io credo, bene o male, di avervi fatto sentire come suona. E poi, ripeto, questo strumento, se lo si utilizza in modo più ridotto, l'FO, qui siamo solamente con un oscillatore, già cambiando la forma d'onda, sentite? Sentite la voce come emerge, no? Se poi aggiungo questo per farvi capire, insomma, poi anche la qualità generale di questi strumenti, che è micidiale. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Daniele Manfredi di SynthCloud che mi ha ospitato e mi ha fatto provare il suo Voyager, e quindi niente, insomma, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi possa aver aiutato se avevate intenzione, no, di acquistare uno strumento come questo. E a questo punto grazie come sempre per tutto, per i commenti che lasciate, per il bellissimo rapporto che c'è, insomma, tra il mio canale e tra me e chi mi segue. E quindi vi saluto, alla prossima e state bene. Ciao ciao.